Il cammino dice subito che siamo davanti a qualcosa che succederà. Quando noi parliamo di un cammino pensiamo sempre a tre elementi fondamentali: un inizio, un percorso e una conclusione. Potremmo anche pensare a un cammino infinito, pensare che non ci sia una conclusione, ma questo sta solo nella teoria. La teoria che la ragione del viaggio sia viaggiare, non sia giungere da qualche parte. E che è affascinante perché in fondo, più che indicarci un punto di arrivo, ci indica la nostra condizione. Questo è un po' il tempo che vogliamo esplorare questa sera. Un tempo che coincide proprio con quella parte del cammino che è il viaggio, non è la meta. Ed è molto ricco di risonanza per noi perché stiamo vivendo questo tempo di Quaresima, che è tempo di cammino, che è tempo, diciamo, di preparazione, di movimento, che è tempo verso qualcuno. Ecco, stasera il nostro cammino lo esploreremo non soltanto verso qualcuno, ma con qualcuno. Ed è proprio il cammino cruciale, il cammino che porta al Calvario, il cammino che dice sì il punto di arrivo, ma ci vuole lì, nel mezzo del cammino. Il Vangelo. Presero dunque Gesù e portando egli stesso la sua croce, si avviò verso il luogo detto del Teschio, che in ebraico si chiama Golgota, dove lo crocifissero assieme ad altri due, uno di qua, l'altro di là, e Gesù nel mezzo. Giovanni non riempie di figure, non riempie di personaggi, non riempie di ambiente questo passaggio, questo cammino, questa salita. È molto asciutto. Dice il luogo, dice il nome del luogo, dice dove lo crocifiggono, ma è sconcertante nel suo non dire altro, nel suo non volerci dare altro se non una indicazione che rimane quasi nascosta, che forse ci è addirittura scappata, forse non ci siamo nemmeno resi conto di averla sentita. Presero dunque Gesù e portando egli stesso la sua croce. Questo portando egli stesso la sua croce, che potrebbe esserci sfuggito. Ed è una notazione che Giovanni mette lì e non mette a caso, perché Giovanni non spreca parole nel suo Vangelo. Giovanni non dice per dire, Giovanni dice quello che dice. E qui dice portando egli stesso la sua croce. Ed è già la manifestazione straordinaria di qualche cosa che forse noi prendiamo semplicemente per un fatto. Perché in questo momento Giovanni dice ecco che Gesù fa quel che ha detto. Chi non prende la sua croce e non mi segue non è degno di me. Lo ricordiamo? Ora, lui prende la croce e la porta egli stesso. Non la fa sfuggire,
si carica cioè di quella croce che diventa l'unica vera croce, per indicare a noi che le nostre croci sono qualche cosa che diventa comprensibile quando guardiamo alla sua croce. E questo egli stesso rafforza il fatto che non ha voluto essere lontano dalla sua vocazione. Portare la croce diventa cioè il modo attraverso il quale Gesù indica a noi che quello che tante volte per noi diventa fatica, di quello che per noi diventa tante volte peso, è in verità o è l'altra faccia della nostra vocazione. Non ti fa crescere se non quello che ti mette davanti a quelli che sono i tuoi limiti e le tue incapacità, che ti mette davanti a quello che è la tua finitudine, quello che è il tuo essere termine. Davanti a tutto questo, come rispondi? Puoi rispondere fingendo che non c'è? Non prendi la croce. Puoi rispondere dicendo è una croce, cioè qualche cosa che non voglio o che non vorrei, è qualche cosa che respingo. Può essere invece rendersi conto che questo indica qual è la strada vera, che è la strada di ogni uomo, è la strada di chi, camminando su questa terra, passa assieme a qualcuno. E infatti il senso di questa sera è proprio quella di passare con qualcuno. Lo vedremo attraverso alcune immagini, questo passare con qualcuno, che non è mai un passare neutro. Il primo esempio riguarda questo splendido dipinto di Lorenzo Lotto. Lorenzo Lotto è un artista molto particolare, un veneziano che però percorre, potremmo dire, quasi tutta la penisola alla ricerca di, non solo di commissioni artistiche, ma alla ricerca di qualcosa di più per sé, qualcosa di più profondo. È consumato dentro da un bisogno di fede che lo porta ad arrivare a dei capolavori che non sono solo capolavori d'arte, ma capolavori di senso spirituale. E qui punta tutta la sua attenzione proprio sul nostro compagno di viaggio, su Gesù. Strano, eh? Noi parliamo del viaggio al Calvario, dovremmo dire che Gesù sale al Calvario e io lo sto chiamando il nostro compagno di viaggio. È una strana inversione. Punta l'attenzione su di lui. Guardiamo un po' però. Lo fa in che modo? Mettendo in risalto non soltanto Gesù, ma qualcos'altro di estremamente forte. Gesù che, pur in mezzo a questa calca, è completamente solo. Gli altri lo circondano, lo pressano, lo opprimono, ma lui è lì solo e fa una cosa, ti guarda. C'è una cosa interessante in questo dipinto che forse sfugge. Il fatto che ci sia questo armigero che con il braccio e con la mano sembra calcare ancora di più il peso della croce. Sembra invece che dare aiuto, buttare giù, rendere impossibile il cammino. Bene, Gesù prende la croce e la porta da se stesso.
porta su di sé la croce. Significa proprio questo. Non porta soltanto la sua croce, ma regge la croce anche degli altri. E qui è interessante, regge il peso anche di chi lo rifiuta, anche di chi non lo accetta, anche di chi è intorno ma non vuole guardarlo negli occhi. Ancor più stupefacente questa salita al Calvario di Hieronymus Bosch, questo artista d'Oltralpe, peraltro notissimo, ed è questa salita al Calvario un incubo. Fondamentalmente attorno a Gesù ci sono soltanto figure mostruose, figure che sembrano assediare in un incubo Gesù, anche lì, da solo. Lui è da solo, regge la croce. Avete notato che nessuno lo guarda? Si guardano tra loro, ridono, scherniscono, urlano, ma nessuno lo guarda. C'è solo una figura che esce dal coro e non è un mostro, non è un incubo. Quest'unica persona è la donna che trovate sulla sinistra, che noi chiamiamo convenzionalmente la Veronica. Badate, neanche lei guarda Gesù. Ho detto nessuno e intendo nessuno. Però lei può guardare Gesù perché ha in mano il lino che ne porta l'immagine. E allora è un altro ulteriore significato, un altro compagno di viaggio. Se proprio non riesci a guardare il Signore negli occhi, sappi che la sua immagine è stampata dentro di te. Te l'ha stampata perché Lui è il Verbo. E allora vai a cercare questa immagine che è stampata dentro di te. Forse hai paura di guardare Gesù negli occhi, hai paura di guardare Dio negli occhi. Se li abbassi invece e dentro di te cerchi, potresti fare come questa Veronica, che vede rasserenata il volto di Gesù. Certo, ci sono altre raffigurazioni, questa meno forte di Orazio Gentileschi, sempre con un incontro, anche qui un incontro con le donne, ma poi soprattutto c'è un incontro, che è quello tra Gesù e sua madre, che gli artisti hanno reso in maniera molto particolare. Giotto, ad esempio, in questa salita al Calvario, mostra Gesù che viene spinto fuori dalla città, cacciato dalla città, con questa croce enorme sulle spalle. E dall'altro lato, sul lato opposto, la Vergine che viene cacciata indietro. Non so se notate, un braccio la spinge indietro, come a dire non ci può essere comunicazione tra voi. Non ci può essere unione tra voi. E guardate che nel percorso del Calvario Maria dovrà aspettare. Maria dovrà aspettare. Perché lo incontrerà e lo sentirà in un momento particolare, sotto la croce. Ma nel percorso del Calvario, stranamente, almeno per gli artisti, è tenuta lontana. Ci sono gesti come questo, l'allontanamento, quest'altro, dove vedete Gesù che viene spinto fuori dalla città, mentre Maria è trattenuta questa volta dolcemente da Giovanni. Ma lo spazio è sempre allargato, come se i due non potessero o non dovessero incontrarsi su questo cammino. Lo vedete anche Spinello Aretino
lo rende ancora più plastico con Gesù che ancora spinto lontano. E qui il primo gesto che dobbiamo toccare stasera è il gesto dell'allungare le mani di Maria, segno di voler rimettere insieme questi due mondi, questo mondo cacciato e l'altro mondo che viene spinto indietro. Quando si allungano le mani si fa un gesto che non è un gesto fisico, ma è un gesto psicologico. Sappiamo bene che arriviamo fino a un certo punto, ci spingiamo un po', arriviamo fino a un certo punto. Ma questo arrivare fisico fino a un certo punto, nella nostra testa, vuol dire io voglio arrivare là. Per quello che dico che è un gesto psicologico. E anche qui l'artista lo fa proprio vedere. Maria allunga le mani a indicare che vuole rompere questa divisione voluta dagli uomini. Anche lei vuol salire il Calvario. Nel salire al Calvario tanti sono i protagonisti. Qui Romanino circonda Gesù del gruppo dei soldati, l'abbiamo già visto anche in Lotto. Qui è una grande scena corale che diventa straordinariamente corale proprio in questa splendida incisione di Martin Schongauer, questa salita al Calvario che è un tumulto nel quale, come vedete, l'unica figura ferma è quella di Cristo. Tutti sono in tumulto, tutti devono salire, tutti devono muoversi, tutti devono roteare, come se fare fosse l'unica cosa che si può. L'unico che è fermo a guardare è Gesù. Lo vediamo anche in questo dipinto di Civerchio. Tutti sono agitati, tutti devono muoversi. Solo Gesù guarda. E non guarda in nessuna direzione se non nella direzione nostra, perché è il nostro compagno di viaggio. E se vedete sulla sinistra c'è il gruppo di Maria, le altre Marie e Giovanni, che danno già l'idea di questi protagonisti silenziosi, tenuti in disparte, al momento a guardare, a soffrire, a piangere, ad avere il mancamento. Guardate quanti cominciamo a conoscerne di personaggi. Chi può solo fare, chi vuol solo fare, chi può o vuole contemplare anche nel dolore. Gesù guarda. E anche qui in questo altro dipinto attribuito a Licinio, la stessa cosa. Se voi notate il gran tumulto, Gesù che guarda e c'è un altro gesto nuovo rispetto agli altri, il gesto di questa donna che allarga le braccia, le spalanca. E un altro gesto non è quello di allungarle per cercare di prendere, ma quello di allargarle non solo per indicare il dolore, ma per indicare l'accoglienza. È un altro gesto di questo cammino. Li stiamo vedendo, li stiamo cercando. Pordenone a Cremona fa questa particolarissima scena. Io vorrei farvi notare che Gesù continua a guardare verso di noi. È una costante. Per quello dico che è il compagno di viaggio. E è circondato da quelli che fanno, dai soldati. Però Pordenone racchiude questa scena di coloro che fanno in mezzo a coloro che contemplano. Da un lato vediamo in bella vista la Veronica col velo, dall'altro la Vergine, le Marie e San Giovanni, come se quasi questi cominciassero a circondare il nostro compagno di viaggio. Tira fuori dei pesi diversi Pordenone, molto molto particolare, un pittore anche molto particolare. Qui tira fuori un tipo di
di aggregazione dell'immagine, che dice qualche cosa di diverso, avvicina a un tipo diverso di visione di questa salita al Calvario. E poi arriviamo a quello che ho considerato uno dei capolavori, il cosiddetto Spasimo di Sicilia di Raffaello, dove vedete che Raffaello porta a compimento quello che abbiamo visto in Spinello Aretino. Gesù che riunisce quello che era stato e volutamente era tenuto lontano. Cristo guarda la Vergine allunga le braccia. Questo è il primo abbraccio. È un abbraccio psicologico, fatto con gli occhi e con le mani allungate, le mani tese. Ma vedete che fa in maniera che tutto si aggreghi attorno a questo abbraccio non dato. È una sorta di preparazione all'altro abbraccio che non sarà dato, ma sarà un abbraccio di affidamento. Qui noi siamo davanti a un primo atto di questo affidamento. È il segno di un abbraccio che non ci potrà essere fisicamente, ma che tiene legate queste due persone, queste due figure. E le tiene legate facendocelo capire profondamente dai loro gesti e dal loro sguardo. Che noi vediamo anche in questo capolavoro di Giovanni Busi, detto il Cariani, nel quale l'artista fa una cosa straordinaria. Vi ricordate, vi ho detto, Gesù continua a guardare verso di noi. Siamo al secondo dipinto nel quale Gesù non guarda verso di noi. Il primo, quello che abbiamo visto appena un attimo fa, dove guarda la Vergine. In questo caso invece Gesù non sta praticamente guardando nessuno. C'è la Veronica che si sta avvicinando col panno bianco, sulla destra il gruppo di Maria, le altre Maria e Giovanni, e poi tutti gli altri. Ma Busi Cariani fa una cosa straordinaria, crea una divisione netta tra quelli che stanno di qua, dalla croce, e quelli che stanno di là. Quelli che stanno di là, tenete presente che i due armigeri a sinistra per questioni di composizione non potevano metterli di qui, però fondamentalmente sono quasi allontanati. Quelli che stanno dall'altra parte della croce sono tutti quelli che non accettano, quelli che rifiutano, che voltano le spalle, quelli che salgono per la stessa strada, sullo stesso cammino, ma non sono a guardare Gesù. Mentre quelli che stanno da questa parte sono quelli che hanno il coraggio di guardarlo. E il messaggio straordinario di questo artista è quello di mettere anche noi da questa parte, di darci la chance di pensare che forse la strada che stiamo facendo su quel Calvario la stiamo facendo dalla parte giusta, dalla parte di chi guarda, non dalla parte di chi fa. E poi arriviamo a questo che a mio parere è uno dei capolavori assoluti, che è la salita al Calvario di Tintoretto, dove questo grande pittore immagina una salita diversissima da quella che abbiamo visto. Badate, come prima Giovanni Busi Cariani ha fatto in maniera che noi stessimo in una parte, in un posto, guardassimo da una parte, anche qui sta facendo Tintoretto una cosa straordinaria dal punto di vista psicologico, oltre che spirituale. Ci sta mettendo in coda all'ultimo dei ladroni. Noi siamo in coda, voi immaginatevi che è un quadro enorme, e quando lo vedete la grandezza non è semplicemente del grande quadro, ma delle grandi figure, cioè quasi da immedesimazione. Stiamo andando dietro all'ultimo ladrone. Abbiamo forse sbagliato strada. Abbiamo forse preso il corteo sbagliato.
Eppure basta alzare gli occhi per vedere dov'è Gesù. Basta alzare gli occhi. E voi vi rendete conto che è straordinario questo movimento che va verso l'alto, lo fa fare anche ai colori. E è un movimento, vi dicevo, spirituale e psicologico insieme, perché porta ad accodarsi da un lato e dall'altro a voler alzare gli occhi. Voi provate a immaginarvi quante volte il nostro cammino con la nostra croce, con tutto quello che siamo, è un cammino che dice: ho paura di non arrivarci, di sbagliare, di non sapere cosa fare. Ecco, le posizioni sono due: o dire forse ho sbagliato il corteo da seguire, oppure quello di alzare gli occhi. E alzando gli occhi si vede questo Cristo, questo Signore, che Tintoretto riduce ancora di più rispetto agli altri. La croce praticamente la porta sulle spalle, legato, non ha più nemmeno la libertà di tenerla in mano, è proprio bloccato. E in questa maniera diventa ancora più forte, ancora più ricco di tensione questo guardare a Lui che sale. E arriviamo poi a Tiepolo. Anche Tiepolo cerca di metterci davanti non allo spettacolo, ma alla necessità di salire quel monte. Vedete, Gesù è quasi ridotto a niente, buttato a terra, la croce gigantesca, il Calvario già pronto, il posto già pronto, ma vorrei farvi notare, quella croce in 2 energumeni non riescono a trascinarla. Non è semplicemente esibizione di corpi muscolosi questa, fatta da un uomo del Settecento. Ha un senso quella croce che da soli gli uomini non portano, è portata da Gesù, perché Gesù prende e porta da sé la sua croce. E arriviamo, ho quasi finito, arriviamo a questo che potrebbe essere quasi un mulinello, non so, io me lo immagino quasi come una tempesta. Qui siamo a Varallo, Sacromonte, la cappella del Calvario, dove vedete le figure sono figure vere, sono figure a grandezza naturale, sono statue, e quindi un coinvolgimento enorme che si ha quando si va a Varallo. Ecco, notate? È tutto talmente turbinoso che Gesù bisogna cercarlo. Il compagno di viaggio dobbiamo cercarlo in mezzo a tutto quello che succede: gesti, parole, movimenti, spinte, braccia, gambe, piedi, angeli perfino là sopra. È tutto talmente congestionato che rischieremmo di perdere d'occhio il nostro compagno di strada. E qui sono alla fine. Peter Bruegel. Questa è la salita al Calvario di Peter Bruegel. Se notate, le uniche 2 cose che riusciamo a distinguere bene sono il Calvario, in alto a destra, dove è già raccolto il gruppo di persone pronte per crocifiggere Gesù. In primo piano la Vergine, Giovanni e le altre Marie, e poi il mondo. È il mondo. È il mondo. Sembra una gran confusione, ma è il mondo. E lì, in qualche posto, in qualche luogo, c'è il nostro compagno di viaggio. Solo che sembra quasi nascosto, non è nascosto, è in mezzo. Lo riuscite a intuire perché la croce un po' si vede,
È qui. Ma che fatica vederlo, che fatica riconoscerlo, che fatica in mezzo a questo mondo, che fatica in mezzo a questa gente, che fatica in mezzo a quel che accade trovarlo. Eppure lui porta da sé la sua croce, che porta su di sé tutte le nostre croci.